Buon lunedì 19 luglio e ben trovati sul podcast. Settimana di grandi annunci per quanto riguarda Halloween e Natale nei parchi Disney. Se conoscevamo già i piani per Halloween a Disney World, annunciati qualche settimana fa, ora abbiamo scoperto anche cosa succederà nello stesso parco per Natale, come sarà Halloween a Disneyland California e avremo un ospite d'eccezione che ci parlerà di Disneyland Paris. Questo e molto altro nell'episodio di oggi. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Dunque, andiamo in ordine perché le news questa settimana sono tante e arrivano da tanti parchi differenti. Partiamo da Walt Disney World, di cui sapevamo già che le tradizionali feste di Halloween sono state sostituite con Boo Bash After Hours, che sono serate a pagamento in cui Magic Kingdom festeggia Halloween. Di questa serie di eventi, dei biglietti, dei prezzi, dell'intrattenimento, eccetera, vi ho già parlato nell'episodio 37 del podcast, ma qualche giorno fa abbiamo scoperto invece cosa succederà sempre a Walt Disney World, sempre a Magic Kingdom per il periodo natalizio. Anche in questo caso i party di Natale sono stati sostituiti da eventi after hours, ovvero un formato diciamo minore rispetto ai party veri e propri. Mickey's Very Merry Christmas diventa quest'anno Disney's Very Merriest After Hours, non la fanno facile con i nomi degli eventi a Disney. La differenza tra questi due format stanno tutte sugli orari in cui si tengono. Gli after hours hanno solitamente orari più ridotti, ma in questo caso le differenze con gli anni scorsi sono ancora più marcate. Infatti non sono state annunciate parate, ma ci saranno fuochi d'artificio, praticamente l'opposto a quello che hanno programmato per Halloween, in cui non ci saranno fuochi d'artificio ma ci saranno le parate. Quindi per Natale i personaggi Disney saranno in particolari punti del parco per foto dalla distanza, e invece una cosa che tornerà, che era già inclusa nei party di Natale, sarà la Snoop, la Snow Soap, ovvero la neve fatta di sapone, che cadrà sulla Main Street per alcune parti dell'evento. Chiaramente anche molte attrazioni del parco saranno aperte e qualche ride sarà anche addobbato in modo speciale per il Natale. Ci saranno poi chiaramente gli snacks gratuiti. Per i party di Natale erano di solito cioccolata calda e biscotti. Non è chiaro se terranno anche questa offerta, anche quest'anno cambierà qualcosa, ma comunque ci sarà qualcosa di gratis nei parchi. E poi chiaramente molti ristoranti, chioschi saranno aperti durante l'evento, così come molti negozi di merchandise chiaramente. I biglietti per l'evento di Natale, che sarà in certe serate dall'8 novembre al 21 dicembre, ancora non sono in vendita, ma andranno in vendita in agosto, con priorità di acquisto per chi alloggia in un Disney Hotel. Tra l'altro, cosa stranissima è il fatto che le feste di Natale finiranno il 21 dicembre, quindi non si è capito ancora proprio nella settimana di Natale cosa succederà a Magic Kingdom. I prezzi per l'evento di Natale non sono ancora stati rivelati, ma probabilmente saranno molto simili ai $150, $200 richiesti per gli after hours di Halloween. A proposito di Halloween, tra l'altro, come vi ho anticipato, sono stati annunciati i dettagli per quanto riguarda Disneyland California. Per la precisione, il party di Halloween si terrà a Disney California Adventure, che a differenza di Walt Disney World avrà dei veri e propri party chiamati Oogie Boogie Bash, e non solo degli after hours come abbiamo appena discusso per Walt Disney World. Dunque eventi più lunghi in certe serate dal 9 settembre al 31 ottobre. Dicevo eventi più lunghi perché i possessori di biglietti per Oogie Boogie Bash avranno la possibilità di entrare al parco già a partire dalle 3 del
del pomeriggio, attendere l'inizio del party alle 6 e gustarsi l'evento fino alle 11 di sera. Anche i prezzi per questo evento sono più sensati, a mio parere, rispetto a quelli di Walt Disney World, perché partono da $114 a persona per arrivare alla notte di Halloween a 169, quindi un bel po' di differenza dai 200 e passa richiesti per la notte di Halloween a Magic Kingdom. Insomma, un evento più lungo con più intrattenimento a prezzo minore. Questa volta pare proprio che la California vinca la sfida di Halloween. Ma questo non è tutto. Tornando brevemente in Florida, anche gli Universal Studios, che ricordo citiamo sempre come comparazione diretta ai parchi Disney in Florida perché sono veramente i vicini di casa, anche loro hanno annunciato i loro piani per Halloween. Le Halloween Horror Nights agli Universal Studios Orlando sono famose per essere dei veri e propri eventi di Halloween per adulti, infatti l'ingresso è sconsigliato ai minori di 13 anni, e con le loro Horror Houses and Scare Zones, dopo che l'anno scorso hanno dovuto optare per aprire le Horror Houses praticamente durante l'apertura giornaliera dei parchi, cancellando gli eventi speciali serali, quest'anno invece sono tornate in gran forma con diverse horror house già annunciate, alcune già viste e invece alcune nuove. Ricordo che tra l'altro quest'anno è un'edizione molto speciale delle Halloween Horror Nights agli Universal Studios perché si celebra anche il trentennale di questo evento, quindi ci sarà ancora più intrattenimento, ancora più paura probabilmente. Ripeto, questi eventi sono tutt'altra cosa rispetto a quelli di Disney, sono pensati per un pubblico più adulto e in generale meno festivo. Se vi volete fare un'idea dell'evento, dell'atmosfera eccetera, vi raccomando un video di Jack Reverberi che ha un gran bel video sulle Horror Night agli Universal Studios durante il suo viaggio del 2018, quindi guardate su YouTube il video di Jack per farvi un'idea dell'ambientazione delle Horror Night rispetto alla magia Disney. Ma ora, finite le news in arrivo dai parchi americani, andiamo dritti a Disneyland Paris, perché abbiamo finalmente scoperto cosa succederà nei parchi francesi sia per Halloween che per Natale. Come sapete, su Disneyland Parigi, lo dico sempre, non sono per nulla un'esperta, ma fortunatamente c'è sempre chi mi viene in aiuto. Questa settimana sono contentissima di presentarvi un amico super appassionato Disney e anche di Disneyland Parigi, che non solo ci svelerà gli eventi di Disneyland Paris per l'autunno e per l'inverno, ma ci racconterà anche un po' la sua esperienza dei parchi durante queste stagioni negli anni passati. Vi auguro un buon ascolto e ci troviamo subito dopo. Stamattina mi sono svegliato e ho guardato le tantissime tazze che avevo qui nella mia credenza e ho preso quella di Halloween. E oggi vi voglio parlare proprio di questo, di Halloween. Chi sono io? Tutti mi conoscono come Mumu, o meglio come Disney Mumu, ma il mio vero nome è Mauro, però ormai tutti mi chiamano Mumu, quindi ho lasciato che Mumu prenda il sopravvento, però sono sempre io. Halloween è una delle mie feste preferite, è un momento non magico, di più. Perché Halloween? Perché Halloween torna a Disneyland Paris dal 26 settembre al 1 novembre. Ci sarà naturalmente un'atmosfera stregata che ci farà venire un po' la pelle d'oca e i brividi. Io amo particolarmente Halloween, sono stato a Disneyland Paris proprio ad Halloween l'anno prima che cominciasse il casino del Covid e vi devo dire la verità, io sono rimasto incantato, meravigliato, stupefatto. I colori, i profumi, le sensazioni, la magia che si respirava ad Halloween. Guardate, credetemi che quando si entra e si varca il cancello, le musiche, i fantasmi, i colori arancioni tenue, le decorazioni, ragazzi, le decorazioni su Main Street sono strepitose, cioè delle decorazioni veramente uniche, meravigliose. Poi giustamente bisognerebbe fare un confronto. Io spero vivamente di ritornare quest'anno, ma vi posso assicurare che l'anno scorso vedevi personaggi cattivi, tutti i villain, perché dovete sapere che Halloween Disneyland si trasforma, il castello della Bella Addormentata viene sopraffatto dal potere di Malefica, infatti ci sono tutti i rovi intorno, puoi trovare Malefica, puoi trovare Jafar, c'è Ursula con un suo spettacolo,
Genoveffa e Anastasia, Lady Tremaine, ci sono tutti i personaggi più cattivi e li trovate veramente in giro. Sicuramente quest'anno, causa Covid, ci saranno i selfie spot, punti di selfie, sicuramente ci sarà Paperino, Pippo, Mickey travestiti da Halloween e ci saranno comunque i vari cattivi, sicuramente Malefica e Capitan Uncino, Ursula, insomma quelli sicuramente ci saranno, ma saranno sempre con il distanziamento. Halloween è un momento magicissimo, dovete credermi, la Phantom Manor, che è la mia attrazione preferita, è bellissima, è veramente bellissima. Io ricordo questa cosa che l'anno scorso, cioè l'anno in cui sono stato, perdonatemi, il castello era tutto colorato secondo i colori dei cattivi, quindi il rosso di Jafar, il verde di Ursula e anche la Phantom Manor era tutta colorata, delle fotografie bellissime con proprio l'orologio, no, di Jack Skeleton. Era veramente, veramente fantastico. Halloween, come vi ho detto, è un momento magico, veramente bellissimo, ma un altro momento magico che potremo vivere a Disneyland Paris dal 13 novembre al 2 gennaio 2022 è Natale. Natale è un momento veramente magico, è veramente bellissimo. Disneyland Paris comincia a vestirsi di rosso, di bianco e di verde e dovete sapere che io ho vissuto proprio questa transizione. Il 2 novembre era l'ultimo giorno di Halloween, noi siamo andati a letto con le decorazioni di Halloween e la mattina dopo ci siamo svegliati con le decorazioni di Natale. È stato veramente fenomenale. Considerate che sicuramente verrà fatta di nuovo i vari punti con i personaggi, con i selfie, sempre con il distanziamento. Invece quando sono stato trovavo i personaggi in giro vestiti comunque da Natale e vivevi dei momenti veramente magici. Credetemi che le parate, i colori delle parate, che non so se quest'anno ci saranno, erano meravigliose. Ma la cosa più bella è il gigantesco albero di Natale che ti accoglie quando tu arrivi a Town Square. Invece su Main Street nevica di luminarie meravigliose, colorate, ma credetemi, il profumo di quei biscotti, io penso non potrei mai dimenticarlo. Un profumo meraviglioso, stupendo, bello, bello, veramente un sogno ad occhi aperti. Guardate, Natale è un momento meraviglioso. Considerate che anche il Disney Village si trasforma in un piccolo, fantastico mondo, villaggio di Natale con tutti dei colori, dei suoni, ma ragazzi, le cose che ci sono di Natale, dalle palle alle tazze, ai biscotti, quei topolini fatti a omino di marzapane, i Ginger Mickey, cioè sono bellissimi, bellissimi, è veramente un momento magico, è veramente un momento fantastico. Certo, devo dire la verità, la mia preferenza è più su Halloween. Io sono curioso di vedere quest'anno come riusciranno a gestire e spero vivamente di poterci essere sia a Natale che ad Halloween. Naturalmente io auguro a voi di poter vivere questa magia, soprattutto quella di Halloween perché è un momento veramente fantastico, è un sogno ad occhi aperti, credetemi, è veramente incantevole, incantevole e invece Natale è veramente magico, cioè sentite veramente l'aria del Natale. Io a volte qualcuno mi domanda: "Hai mai sentito l'odore del Natale?" Sì, a Disneyland Paris. Quindi sì, assolutamente, assolutamente sì. Io che cosa vi dico? Io vi dico che sicuramente ci saranno altri momenti, altre occasioni. Voglio ricordarvi che sono state anche annunciate sia la serata del 31 ottobre come festa di Halloween in notturna, dove potrete fare i vari giri nel parco e le varie attrazioni funzioneranno e sicuramente potrete viverla in maniera diversa. È stata anche annunciata la notte del 31 dicembre come Capodanno, quindi speriamo, facendo tutti gli scongiuri possibili e pregando il nostro Mickey che possa andare tutto bene, sicuramente queste due date sono state confermate per adesso, dobbiamo solamente vedere gli sviluppi. Quindi a me non mi resta che ricordarvi che Halloween verrà inaugurato dal 26 settembre al 1 novembre e Natale verrà inaugurato dal 13 novembre 2021 al 9 gennaio 2022. Quindi sarà uno spettacolo veramente meraviglioso. Credo che veramente valga la pena di vivere questa magia. Di solito
2, 3 giorni vi bastano, ma se volete prendervi anche un pochino più di relax, anche 4 non sono così male. Io ringrazio di essere stato qui, di avermi ascoltato e ringrazio Vale per l'opportunità e seguiteci e continuate a sognare, perché sognare fa bene al cuore, fa bene all'anima. Quindi, non so, volete che vi auguri buon Halloween o buon Natale? Un grazie gigantesco a Disney Mumu per aver contribuito a questo podcast e mi raccomando, se volete vedere le sue foto super eccezionali di tutti i suoi viaggi a Disneyland Paris, lo trovate su Instagram con il nome Disney Mumu. E grazie ancora per aver contribuito al podcast e spero di riaverti presto con la cronaca di uno dei tuoi viaggi futuri. Passiamo ora invece ad una nota più dolente che riguarda sempre Disneyland Paris. Infatti ci sono nuove regole per visitare i parchi. L'ingresso sarà consentito solamente con un Health Pass, che è praticamente molto simile in regole al nostro Green Pass, e sarà richiesto a partire dal 21 luglio agli adulti e dal 30 agosto anche ai bambini dai 12 ai 17 anni. Questo cambiamento è frutto delle decisioni del governo francese, che ha innalzato le misure di sicurezza per quanto riguarda il Covid, ma questo nuovo regolamento non dovrebbe creare molti problemi ai visitatori, soprattutto a quelli italiani, poiché, come ho detto, è molto simile al nostro Green Pass, e Disney ha anche aperto un centro per i Covid test proprio all'interno del Disney Village di Disneyland Paris. Questo centro sarà aperto tutti i giorni dalle 8 della mattina alle 8 di sera e quindi dovrebbe essere relativamente semplice visitare i parchi francesi, ci vorrà solamente qualche precauzione in più. Questa settimana voglio riproporvi il fritto misto di news perché vi devo aggiornare su un paio di cose di cui abbiamo già parlato. Ho fatto un errore, anzi probabilmente ne faccio parecchi all'interno di questo podcast, ma uno in particolare devo correggerlo. Ero convinta che i documentari dietro le attrazioni Disney che doveva uscire su Disney Plus sarebbe uscito il 16 luglio, ho aspettato tutta la giornata, no, non è vero, ho guardato l'app prima cosa alla mattina e non è uscito nulla, anche se il poster ufficiale diceva il 16 luglio, ve l'ho anche postato su Instagram come prova che non sono completamente pazza, ma invece la data ufficiale è il 21 luglio. Dunque, ancora un paio di giorni in attesa, poi finalmente potremo vedere questi benedetti documentari. Seconda notizia, poco buona dal chiosco italiano del Food and Wine Festival di Epcot, di cui vi ho parlato la settimana scorsa. Non c'è da stupirsi a proposito, lo so, ma uno ci spera sempre, ma anche quest'anno grande flop per il nostro chiosco, che oltre ad essere uno dei meno visitati e uno dei meno piaciuti, è anche uno dei più costosi. Dunque, ancora un'occasione persa per l'Italia e insomma rappresentare l'Italia tramite il cibo al Food and Wine Festival di Epcot. Qualche episodio fa vi avevo parlato di un trucco per essere sicuri di poter visitare Rise of the Resistance a Galaxy's Edge agli Hollywood Studios, che come sappiamo non ha fila fisica ma richiede un boarding pass, che è una cosa abbastanza difficile da ottenere. Insomma, il trucco che vi avevo consigliato, se così si può dire, era di pagare per un VIP tour, che sono quei tour super costosi da $750 all'ora con un cast member che vi porta fisicamente da un'attrazione all'altra dei parchi, perché questo VIP tour vi avrebbe assicurato l'ingresso all'attrazione. In sole 2 settimane invece Disney ha fatto un dietrofront dicendo che anche le persone che partecipano ai VIP tours devono avere un boarding pass, quindi il VIP tour non garantisce l'accesso a Rise of the Resistance. Insomma, nemmeno i VIP potranno saltare le file.
Qualche giorno fa si è festeggiato il 66esimo compleanno di Disneyland e gli ospiti del parco in quel giorno sono stati sorpresi con una mini parata, così a sorpresa durante la giornata. Se siete nei parchi Disney per un anniversario di qualsiasi tipo, che sia un'attrazione, che sia un personaggio Disney o quant'altro, state sempre in occhio per qualche sorpresa o qualche evento particolare. Vi voglio lasciare questa settimana con un rumor più che una news, perché me lo state chiedendo in molti. Disney ha smesso già da un po' di parlare della capacità dei parchi, l'ultimo aggiornamento che abbiamo avuto risale probabilmente ai primi mesi di quest'anno. Bene, ascoltando vloggers americani, quindi locali dell'area di Orlando, la teoria è che Disney non abbia più la capienza limitata, ma che effettivamente i parchi siano ora a pieno regime. Sospetto anche confermato dal fatto che gli Universal Studios, sempre i vicini di casa, invece hanno detto pubblicamente di non aver più limiti di capienza. Insomma, potremmo essere tornati ai potenziali livelli di affluenza pre-pandemica senza nemmeno accorgersene. Ma non aspettiamoci dichiarazioni pubbliche di questo argomento perché probabilmente non arriveranno. Questo è tutto per oggi, spero come sempre che l'episodio vi sia piaciuto e grazie ancora a Disney Mumu per questo momento di pura magia Disney nel podcast. Io vi do appuntamento il prossimo lunedì per un episodio molto speciale del podcast, ve lo dico subito. Nel frattempo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al podcast, spingete segui in qualsiasi piattaforma mi stiate ascoltando in questo momento, perché mi farebbe veramente piacere. Io vi auguro una buonissima settimana e ci sentiamo lunedì prossimo con qualche news nuova. Buona settimana!